I determinanti di matrici quadrate godono di alcune interessanti proprietà. Consideriamo una matrice A quadrata di ordine 2 e una matrice B quadrata di ordine 2 ottenuta scambiando tra loro le due righe della matrice A. Calcoliamo entrambi i determinanti, vediamo cosa succede. Allora, calcolando il determinante di A, otteniamo 3 per 1, 3, meno 5 per meno 2, meno 10, quindi otteniamo 13. Calcoliamo ora il determinante di B. Allora, determinante di B uguale a 5 per meno 2, meno 10, e poi meno 3 per 1, 3, e quindi otteniamo meno 13. Osserviamo che i due determinanti differiscono solo per un segno, quindi concludiamo che il determinante di B è meno determinante di A. Questa proprietà si può generalizzare anche per matrici di ordine 3, quindi consideriamo due matrici, la matrice C e la matrice D, di ordine 3. Osserviamo che la matrice D è ottenuta dalla matrice C scambiando tra loro la prima con la terza colonna, quindi vedete la prima colonna di D è la terza colonna di C e la prima colonna di C sarebbe la terza colonna di D. Se calcoliamo entrambi i determinanti, otteniamo per la matrice C, dopo aver fatto i calcoli secondo le regole che conosciamo, otteniamo meno 21, e per la matrice D otteniamo come determinante il valore 21. Quindi cosa possiamo concludere? Concludiamo che la proprietà enunciata prima sulle righe vale anche sulle colonne, quindi anche in questo caso il determinante di D è meno il determinante di C. Possiamo quindi concludere che questa proprietà riguarda sia le righe e le colonne, e c'è di più ancora, possiamo generalizzare questa proprietà e fare più scambi di righe o di colonne, e precisamente se facciamo un numero dispari di scambi di righe o di colonne, il determinante risulterà cambiato di segno. Se invece il numero dei scambi tra righe o colonne sarà di numero pari, il determinante sarà il medesimo. Vediamo adesso un altro esempio e consideriamo queste altre due matrici, allora la matrice E e la matrice F. Allora osserviamo che la matrice F si ottiene dalla matrice E moltiplicando per 2 la seconda riga. Meno 2 diventa meno 4, 1 diventa 2. Vediamo che cosa succede in questo caso ai determinanti di queste due matrici. Allora calcoliamo il determinante di E e otteniamo 4 per 1, 4, meno 2 per 3 fa meno 6, otteniamo 10. Vediamo questo è il determinante di F. Allora determinante di F uguale a 4 per 2, 8, meno, moltiplichiamo meno 4 per 3 fa meno 12, otteniamo quindi 20. Osserviamo che il determinante di F è esattamente il doppio del determinante di E. Quindi possiamo enunciare questa altra proprietà riguardo i determinanti di matrici quadrate, ossia se moltiplichiamo una riga per una costante, anche il determinante della seconda matrice sarà moltiplicata per la medesima costante. Possiamo in generale moltiplicare per esempio la seconda riga per un qualsiasi numero, per esempio qualsiasi numero k, quindi possiamo generalizzare e dire che il determinante della nuova matrice risulterà moltiplicato per k. Questa proprietà vale anche sulle colonne, cioè se moltiplichiamo una colonna di una matrice per una determinante costante k, allora il determinante risulterà sempre essere moltiplicato per k. Concludiamo adesso con un altro esempio interessante. Vediamo queste due matrici P e Q. Osserviamo che la matrice Q ha la prima riga
uguale alla matrice P, la seconda riga uguale alla seconda riga della matrice P. Vediamo cosa succede per la terza riga. Allora, l'abbiamo ottenuta questa terza riga prendendo la terza riga della matrice P, che è il vettore 4, 3, meno 1, e adesso aggiungiamo 4 volte la seconda riga di P. Meno 1, il vettore meno 1, 2, 2. E calcoliamo. Allora, otteniamo 4 per meno 1 meno 4, 4 meno 4, 0, 4 per 2, 8 più 3, 11, 4 per 2, 8, meno 1, 7. Allora, come vedete abbiamo ottenuto la terza riga della matrice Q. In che modo? Abbiamo preso la terza riga della matrice P e abbiamo aggiunto 4 volte la seconda riga della matrice P. Quindi possiamo enunciare infine questa importante proprietà, ossia se consideriamo una matrice Q ottenuta da una matrice P modificando una riga in questo modo, cioè aggiungendo in una sua riga una combinazione lineare di altre righe, allora il determinante della matrice ottenuta non cambia, ossia possiamo concludere che il determinante di Q è uguale al determinante di P. Se non ci credete potete calcolare entrambi i determinanti e otterrete che entrambi valgono meno 49.